Altro appuntamento con Dreaming Roma, ci è venuto a trovare in studio Federico Nardin. Ciao, come stai? Tutto bene, ciao Marco. È da un po' che dovevi venire in studio, poi una cosa, l'altra, ci siamo un po' attardati, però meglio tardi che mai. O sei tu che non volevi venire? No, anzi a me piace, lo sai, pure quest'estate l'abbiamo fatta a Pinzolo. Sì, è vero, me la sono rivista un po' di tempo fa, a parte, vabbè, cornice bellissima, insomma, quindi sicuramente diverso, però lo studio anche la prima volta, no? Un'intervista in studio, però non mi pare che sei... No, è una bella esperienza. Mi sembri tranquillo, insomma. Sempre. Senti, partiamo dal presupposto che sei un 2007, poi sia fisicamente sia per la tua storia qui dentro sembri grande, grosso e veterano, no? Però senti di aver corso un pochino troppo dentro Trigoria, perché effettivamente sei in vecchietto, è 10° anno, no? Sì, dal primo anno all'Under 10 che sono qui. Però no, corso un po' troppo no. Abbiamo fatto tutti gli step necessari fino ad arrivare a quest'anno che potrebbe essere l'ultimo, anche se in realtà ho anche un altro anno di primavera. E ovviamente il sogno è di fare tutto il percorso fino alla prima squadra. Guarda, al sogno ci arriveremo, ma con te non ho dubbi su quale possa essere il sogno, perché noi ormai anche a livello di settore giovanile siamo abituati, no, a ragazzi che vengono da tutta Italia, da tutto il mondo. Tu sei effettivamente proprio il tifoso romanista che corona un sogno, no? Cioè, non lo neghi, non lo nascondi, lo fai vedere in campo, fuori, cioè sei proprio romanista. Sì, E assolutamente da dove sì. parte questa cosa? Dalla tua famiglia? Diciamo che appunto questa passione parte in primis da mio papà, che è sempre stato romanista, mi ha portato per la prima volta allo stadio quando avevo 3 anni. 3. Anche la prima volta fuori a Trigoria adesso mi fa strano perché ormai per me è la normalità entrarci, quando sì. prima ero un tifoso che aspettava i giocatori fuori. Lo sai che questa cosa è capitata pure a me? Cioè, io quando andavo a scuola, a volte non andavo a scuola, non lo fate mai, no? Non sto dicendo anche perché tanto ormai è tutto elettronico, quindi chi non va a scuola arriva subito la notifica ai Esatto. genitori. Però mi capitava vabbè, io sono vecchietto rispetto a te, però le volte in cui venivo qui fuori a chiedere autografi erano i primi tempi di Totti, che aveva segnato da poco il suo primo gol in Serie A. E poi piano piano diventa normalità, però se sei veramente tifoso della Roma non diventa mai normalità al 100%, cioè dici sempre pure oggi sto qui. Assolutamente sì, infatti per me l'anno scorso allenarmi magari con De Rossi era ogni volta che andavo lì, che entravo in campo, non era mai normale per me. Cioè era sempre un sogno entrare in campo ogni giorno, a riguardare anche la foto da bambino che avevo con lui, che appunto avevo 3 anni qui fuori. Immagino insomma il passare da avere una foto di te che hai 3 anni con il tuo idolo e poi diventa il tuo allenatore in campo, insomma è pure un po' un terremoto, no? Mamma mia. Non è semplicissimo all'inizio, perché magari non realizzi subito, vivi tante emozioni che non avevi mai provato prima. Quindi ogni volta entrare in campo era appunto, come dicevi te, un terremoto. Non Come lo capivi nulla. chiamavi? Mister, gli davi del lei o solo andavi sul mister facile? Sì, mister, facile, però per me era sempre DDR. Mister DDR potevi dire. Facciamo un passo indietro. È nato a Latina e dove hai iniziato a giocare a calcio? Io ho iniziato a giocare al calcio in una squadra appunto dove sono nato, a San Michele. Nel San Michele, e giocavo con i più grandi perché quando avevo 3 anni ormai, cioè non c'era nessuno della mia età, c'erano tutti i ragazzi più grandi e non giocavo mai. Quindi eri il tipico bambino nato col pallone ai piedi Sì, praticamente. anche se all'inizio mio papà non era proprio convintissimo, perché al mio primo allenamento c'era il campo di terra e io facevo, diciamo, i castelli con la terra, no? E quindi lui dopo il primo allenamento ha detto no, guarda, secondo me non è cosa. Poi piano piano invece hai capito le regole. Sì, piano piano ho cominciato a giocare e poi sono passato al Pro Latino, un'altra squadra lì vicino casa, e abbiamo fatto un torneo qui a Trigoria. Ah, e lì c'è stato, diciamo, t'hanno notato. Sì, da lì mi hanno chiamato per fare il provino all'Acqua Cetosa, che tra l'altro avevo sbagliato il giorno, cioè avevano sbagliato a dirmi il giorno, perché l'ho fatto con i 2006. Ah, ok. Però Quindi per vabbè, fortuna, è un po' la tua storia, giochi sempre con quelli più grandi, insomma. per fortuna sì. E quindi la comunicazione che ti aveva preso la Roma, chi te la dà? Me la dà mio papà con difficoltà, perché lui si era appena rotto il crociato Ah, purtroppo.
E Che quindi immagino era... quindi fosse ancora giovane, papà giocava a Sì, calcio? giocava a calciotto. Ok, Però ha sempre avuto questa passione e si era appunto appena rotto il crociato e aveva appena fatto l'operazione. Mi dà questa notizia, io ero super contento, però mi dice guarda Federico, non so se ce la facciamo andare avanti e indietro. certo. Già 2 volte a settimana allora erano tante per loro. Però diciamo che il vantaggio era che Trigoria era più vicino dell'Acqua Sì. Cetosa, insomma, Infatti dopo 2 relativamente, però. anni che sono passato qui a Trigoria, appena c'è stata la categoria Under 10 per il 2007, lì è stato, abbiamo fatto tutti un sospiro di sollievo perché era molto più vicino. Tutti i giorni avanti e indietro. Sì. E lo faci sempre con papà? No, diciamo che in questo percorso, oltre a mamma e papà, fondamentale è stato mio nonno. Mm. Mio nonno è stato quello che, come dico sempre, forse ha fatto non più sacrifici, però quello che veramente tiene a me in modo particolare, perché lui abita a San Giovanni, quindi io sì sono nato a Latina ma sono cresciuto qui a San Ah, Giovanni. ok, quindi rimanevi da nonni. Rimanevo da mio nonno e lui veniva a prendermi quando scendevo a Latina e mi portava dopo scuola qui agli allenamenti sempre. Immagino però il rapporto allora che è un secondo papà. No, unico. Con mio nonno è un rapporto speciale. Anche lui romanista? No, Ah, quindi doppio sacrificio. lui interista, Ah, vabbè, dai, meno male che non era dell'altra squadra. però ormai simpatizza a Roma. Ah, beh, per forza di cose, anche per il bene del nipote. E il primo giorno qui a Trigoria, insomma, questa non mi era mai capitato un ragazzo dall'Acqua Cetosa, cioè quindi sei stato scelto proprio piccolissimo, perché di solito i provini si fanno direttamente per Esatto. Trigoria, no? Quindi diciamo che hai avuto un paio d'anni per realizzare che poi saresti arrivato qui. Sì, all'inizio pure stare lì era fantastico perché comunque con le magliette della Roma Certo. addosso, il centro sportivo era bellissimo. E il primo giorno a Trigoria? No, il primo giorno a Trigoria io me lo ricordo appunto quando ho fatto il primo torneo qui che poi mi hanno chiamato. Ah, già quello, già da ospite. Ho ancora un video che ero piccolino, io non ci credevo, saltavo sopra i prati, dappertutto, correvo, non mi sembrava vero. Come l'hai gestita all'inizio questa cosa qui? Allora, io ho sempre pensato al calcio come un divertimento, quindi anche i miei genitori mi hanno sempre detto, appunto come ti ho detto prima, mio padre mi voleva pure far lasciare stare il calcio all'inizio. Quindi per loro mi hanno sempre detto divertiti, fai quello che ti senti di fare, se un giorno non ti dovessi sentire che questa è la cosa giusta, poi lascerai. Io l'ho sempre vissuta molto serenamente, però ovviamente come ogni cosa che faccio con impegno e dedizione, quindi ero molto tranquillo agli allenamenti, alle partite, ho sempre giocato divertendomi. E non pensavi mai a, cioè, la gestione dell'essere anche così tifoso, no? Cioè, nel senso, come da bambino forse è più facile, poi quando piano piano diventa una professione, come lo è per te attualmente, siccome tu non l'hai persa questa folle passione per la Roma, come si mette l'interruttore professionista 100%? Allora, da bambino, come hai detto tu, forse è più facile perché sì, vivi un sogno ma ancora non realizzi dove sei, Mhm. o appunto ciò che poi andrei a fare un domani. Diciamo che adesso piano piano che cominciamo ad entrare nel mondo dei grandi e proprio concretizzi quello che è il sogno, magari allenarti anche qualche volta in prima squadra, vedere i giocatori che tifi la domenica dalla televisione o allo stadio da sempre, lì devi maturare e anche essere molto, come posso dire, molto sereno in quello che fai, perché se non c'è quella serenità giusta di vivere ogni allenamento, ogni esperienza nel modo giusto, sì, vivendola come un sogno, ma anche realizzando che tu sei lì, devi dare il massimo, di dare il tuo contributo, ok? A volte magari si vive troppo da tifoso e in tante situazioni uno si fa prendere dalla foga della maglia perché comunque quando hai questa maglia addosso, almeno parlo per me, senti una responsabilità in più. Cioè non la vivrai mai come altre maglie addosso. Questa è una maglia speciale. Ah, guarda, anche a un semplice tifoso come me è un concetto che arriva chiaro. Prova a entrare un po' in un campo minato. Ti ha fatto commettere degli errori questa passione romanista? Purtroppo sì, e quest'anno, Mm. appunto al derby, una partita per tutti noi romanisti complicata, anche e soprattutto a livello mentale. Emotivo, certo. A livello mentale ed emotivo non sarà mai come le altre partite.
E a fine partita diciamo che non ho saputo gestire le mie emozioni, dove abbiamo perso. Sì, Non ho lo saputo ricordo. gestire le mie emozioni, ho fatto un gesto che da me stesso, proprio come persona, come uomo, come ragazzo, non mi sarei mai aspettato di fare. Però quello ti fa capire che a volte, come ti ho detto prima, ogni situazione va vissuta in modo sereno, va realizzato il contesto in cui sei, dove sei e devi dare il tuo contributo e basta, fermarti al campo, non andare oltre perché magari a volte non sappiamo gestire le emozioni. Quello è stato un mio errore, me ne pento, però Si cresce, no? Dagli si errori. cresce dagli errori, come abbiamo sempre detto. Sec quando è venuto qui in studio mi ha detto Nardin, tanto io ho Nardin per capire cosa significa giocare nella Roma, e siccome prima hai parlato di responsabilità, la senti un po' questa responsabilità di non spiegare, nessuno è maestro in questo, però di essere un po' il portatore di quella che è la responsabilità per chi è veramente tifoso della Roma, di vestire anche la maglia Roma, come dicevamo prima, ormai tanti ragazzi vengono da fuori città, da fuori Italia, fuori Europa addirittura, Certo. quindi insomma, ormai è uno spogliatoio diverso da 30 anni fa. Certo, assolutamente. Non sento tanto questa responsabilità, ma credo che appunto nei gesti, in tante situazioni, appunto lui è un ragazzo che vive con me, siamo nella stessa casa e quindi Non voglio immaginare. quando gioca la Roma magari lo metto sul divano con me e lui vede come la vivo io. Ah, ok. Quindi quello penso gli basti. Da quant'è che vivi da solo? Cioè che hai iniziato, Due insomma, anni. 2 anni. E lì che cambia? Lì cambia tutto. Cambiano le responsabilità, proprio il modo di vivere, cresci in maniera differente. Devi alzarti da solo, non c'è più mamma che ti sveglia, devi cucinare, Hai preso qualche multa per ritardi agli allenamenti per la sveglia oppure no? qualcuno. Vi aiutate tra te e Sì, ci aiutiamo Sec? molto. Beh, sicuramente, ora scherzi a parte, le sveglie e via dicendo, però dico, vivere con un compagno di squadra magari può aiutare molto, no? Perché avete gli stessi ritmi, la stessa Assolutamente, vita. condividi molto. Condividi quasi tutto perché poi alla fine stai tutto il giorno al campo e poi quando torni a casa stai con lui, quindi lo vivi H24, qualsiasi cosa. Diciamo che siamo due persone abbastanza mature e parliamo anche di argomenti personali, siamo molto sereni, viviamo in serenità, quindi su quello siamo tranquilli. Gran fisico, carattere esuberante, anche secondo me una buona dose di convinzione nei tuoi mezzi. Ti ci rivedi in questo ritratto? Sì, diciamo di sì e appunto ogni giocatore è un po' un diamante grezzo all'inizio, quindi vanno affinate tutte queste cose, perché poi come dici te esuberante sì, però questa esuberanza non deve sfociare poi in altri campi che non mi appartengono. Mentre la fisicità, diciamo, un po' è la mia genetica, un po' io ci lavoro quasi tutti i giorni, mi piace. E niente, a me piace anche guidare magari i compagni in campo, fuori dal campo, sono sempre stato un po'. Mi piace essere un po' il punto di riferimento, ma per il mio carattere, appunto, non perché mi voglia dare delle indicazioni a qualcuno. E la debolezza qual è? La mia debolezza, appunto, sta secondo me nel fatto emotivo, nel gestire tante emozioni, quale può essere la rabbia in campo. Quindi quest'anno, grazie anche alle psicologhe della Roma l'anno scorso, ci abbiamo lavorato tanto Mhm. e quest'anno siamo migliorato molto in campo, soprattutto nel gestire queste emozioni. Come dicevamo prima, sei un 2007, no? Cioè nel senso che comunque fai ancora parte del settore giovanile, penso che il crescere anche come uomo, oltre partita dopo partita come giocatore, ti aiuterà a gestire anche questa parte emotiva, cioè sei Assolutamente fiducioso in sì. questo. No, sì, assolutamente sì. Anche in me stesso fuori dal campo ho notato un gran miglioramento. Quindi diciamo che quest'anno, soprattutto sia a livello calcistico, ma proprio a livello umano, mi sento un'altra persona, diciamo, più Vabbè, consapevole. ecco, se c'è consapevolezza, insomma, è un punto di partenza importantissimo. Parlando dell'aspetto tecnico, tu sei sempre stato difensore? Sì, diciamo che però durante il percorso del settore del giovanile ho fatto anche ogni tanto il centrocampista. Ah, insomma, i piedi buoni li hai. Ecco, meglio il duello fisico con l'attaccante, il difendere o il partecipare alla manovra? Perché a te piace molto. Sono due caratteristiche che a me piacciono molto, sia il difendere
che l'attaccare, però come dico sempre, per me il difensore prima deve pensare a non far Certo. prendere gol. Quindi Difesa a 4, difesa a 3, ultimamente anche tutto fascia, un po' per emergenza, un po' perché forse Mister Guidi ha intravisto la possibilità di farti crescere anche in quella zona del campo. C'è un ruolo a te preferito? questo ruolo qui a me piace molto, ovviamente devo migliorare in molti aspetti, però mi comincia a piacere, mentre ho sempre pensato che il mio ruolo fosse quello di braccetto, Braccetto. la difesa a Quindi 3. centrale di una difesa a 3. Sì. Centro-destra. Centrodestra o centrosinistra? Ah, quello non cambia. Vabbè, può essere sicuramente, insomma, saper giocare da una parte e dall'altra Certo. non è da tutti. Sicuramente in quest'anno poi la forza della primavera, dei numeri della primavera si vede anche da questa grandissima solidità, no? Che rapporto c'è fra voi quattro centrali? Poi qualcuno si adatta in emergenza, però insomma tu, Terlizzi, Mir e Sec siete un po' le colonne di questa squadra. Abbiamo un rapporto fantastico noi quattro. No, I veramente fantastici quattro. sì, viviamo in armonia, zero invidia, solo sana competizione. Vabbè, anche perché poi se tu giochi tutta fascia hai risolto il problema. Esatto. Cioè, quindi non c'è nemmeno Anzi, quello. ci divertiamo insieme, scherziamo. Prima hai detto di dover migliorare in qualche aspetto, quale? Allora, Tecnicamente parlando, perché poi prima già mi hai esattamente. risposto. Io a inizio anno ho lavorato molto sul piede sinistro, adesso ho perso un po' questa abitudine, però è una cosa che va fatta sempre perché utilizzare appunto tutti e due i piedi è importantissimo, soprattutto nel calcio di oggi. Quindi ecco, forse questo è l'aspetto che devo migliorare più di tutti a livello tecnico. Se ripensi al tuo percorso nel settore giovanile, c'è magari una partita, ma soprattutto una persona alla quale sei legato? Nel settore giovanile una persona che ha lasciato il segno è stato sicuramente Mister Scisciola, che Non sei il adesso primo che me lo dice. mi viene ancora i brividi a pensarci. Lui è stato un mister che ha cambiato completamente a noi ragazzi, parlo al plurale perché l'ha fatto sono sicuro con tutti. Ha cambiato modo di vedere il calcio, da bambino cominciavi ad essere un ragazzo e lui è stato il mezzo perfetto, perché lui ci faceva vivere ogni allenamento con serenità, facendoci divertire e soprattutto facevamo tutto con leggerezza, come ragazzi che appunto vanno in campo e si divertono. Hai già vinto 2 scudetti con la maglia della Roma e vincere con la maglia addosso per te immagino sia un po' un doppio trionfo, no? Il primo è sempre il più bello o quando si inizia a vincere poi rivincere ha un sapore ancora migliore? A me, secondo me, vincere è sempre bello e automaticamente la prima vittoria ti fa sempre venire voglia di vincere poi Dopo. dopo. Quindi anche l'anno scorso, dopo lo scudetto perso, che non siamo potuti andare in finale purtroppo, lì quella delusione ti fa venire appunto voglia quest'anno di riprenderti qualcosa che ti è mancato e che senti dentro, senti qualcosa dentro che manca appunto. Sarebbe poi per te il terzo scudetto nel settore giovanile, Sì, insomma. appunto per concretizzare tutto il percorso, tutti No, i poi sogni. devo dire che tra i protagonisti della semifinale dello scorso anno, ovviamente ci pensate spesso, no, a quella partita, perché Sì, poi insomma campionato dominato, la Roma si è presentata come strafavorita nelle Final Four, oggettivamente fu una partita strana, anche perché quello che successe dopo sicuramente vi è rimasto proprio il segno di quella gara, no? esatto, non è stata una partita semplice, anche il finale non è stato facile da dimenticare. Quindi abbiamo quell'amarezza che fa venire voglia appunto quest'anno di concludere il campionato in modo diverso. Tu hai vinto anche in azzurro e tra l'altro hai anche un ottimo rapporto con la maglia azzurra, ci tieni tanto. Ecco, facendo il paragone tra la vittoria alla Roma e l'europeo che hai vinto con l'Under 17 nel 2024, che tipo di vetrine sono? Cioè, quanta consapevolezza in più ti dà vincere in azzurro? No, allora, vincere in azzurro ovviamente è un'emozione unica, perché anche vestire la maglia dell'Italia è un orgoglio incredibile, che non si può descrivere. Però qualsiasi vittoria
Poi per fortuna io ho vinto sia con la Roma che con l'Italia. Sono due maglie che le mie preferite, diciamo. Quindi sono due emozioni indescrivibili, tutte e due. Le vetrine, magari la vetrina con l'Italia è un po' più internazionale, Certo. però vincere è sempre bello. Io la so la risposta, ma la domanda te la devo fare. Qual è il tuo idolo nel calcio? Francesco Totti. Vabbè, perché tanto la base di partenza dei tifosi della Roma, insomma, è quella lì. Quando ti vedo giocare, quando parlo con te, insomma, si vede tanto questo essere romanista, no? Anche per caratteristiche tecniche io non giudico il ragazzo, non parlo anche poi delle carriere e via dicendo, però per il percorso nel settore giovanile tu mi ricordi Calafiori. Te l'hanno mai detto? Ti ci rivedi? Pensi che tu possa fare un percorso del genere? Immagino che te lo auguri. Cioè, ho detto una stupidaggine oppure ci No, sta? no, me l'hanno detto in molti. Però io penso che ognuno ha il suo percorso. Ovviamente mi farebbe piacere avvicinarmi anche solo alla carriera che sta facendo e che ha già Certo. fatto Calafiori. Però io inseguo il mio sogno e avrò il mio percorso. Percorso tra l'altro che ha avuto una tappa importante a gennaio, hai di nuovo rinnovato il contratto con la Roma, non è ovviamente il primo contratto da professionista con la Roma, però è il contratto che ti porterà nel professionismo, è un contratto diverso dagli altri. Sì, è un contratto che, come ti ho detto prima, quest'anno ti fa prendere consapevolezza. Però senti appunto che devi ancora di più dimostrare rispetto agli altri anni. Devi dimostrare che quando entrerai poi nel calcio dei grandi potrai dare un contributo e potrai stare lì senza soffrire appunto quello che è il distacco dal settore giovanile e il calcio professionistico. Deve essere questo l'anno della tua consacrazione? Non so cosa deve o cosa non deve perché io vivo tutto, diciamo, quotidianamente. La mia ambizione è questa, ovviamente. Però sono molto sereno sul mio futuro perché, come ti ho detto, do il massimo tutti i giorni. Quello che verrà sarà solo uno specchio di ciò che io sto provando a costruire. Questo contratto e anche entrare nel professionismo vuol dire sentirti pronto non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano, no? Come uomo, concentrarti 100% sulla professione. Ti senti pronto per affrontare il calcio professionistico? E diciamo che questi ultimi mesi saranno la dimostrazione se sarò pronto effettivamente oppure no. Non, come ti ho già detto anche quest'estate, non sono uno che gli piace parlare di se stesso o magari vedere il suo futuro. Io, ripeto, mi alleno, do il massimo e poi dopo alla fine del campionato saranno le persone che dovranno giudicare se sarò pronto o no. Qual è la tua ambizione nel calcio? La mia ambizione, ovviamente, il sogno è vincere qualsiasi cosa con la Roma e con la nazionale. Però forse un sogno che adesso come adesso, soprattutto quest'anno, mi rimbomba in testa è magari giocare il mondiale. Ah, certo, visto l'anno che stiamo vivendo. E ora che sono passati 10 anni, ma in prospettiva anche, cosa significa per te ogni volta indossare la maglia della Roma? Prima cosa, responsabilità, perché come ho detto a noi romanisti ce la sentiamo cucita addosso. E poi orgoglio, orgoglio e responsabilità, Te lo sei mai immaginato il tuo debutto all'Olimpico? tante volte. Sognato o immaginato? Sognato. E c'è un qualcosa che insomma non una persona alla quale lo dedicheresti, però insomma oltre a te stesso e ai sacrifici che hai fatto, eh, è un po' quello che ti aspetti da questi tantissimi anni di Trigoria, a prescindere poi da quella che sarà la tua Sì, carriera, no? Perché assolutamente sì, ora nel calcio di oggi non possiamo mai dire dove saremo domani. certo. Però insomma quello è un po' la cosa che un po' il punto di partenza e d'arrivo quasi. Certo, assolutamente sì. Se dovessi dedicarlo a qualcuno, sicuramente non farei distinzione tra i miei genitori, quindi io lo dedicherei a mio nonno. Come ti ho detto prima, è una persona fondamentale nella mia vita, nella mia carriera. Ti immagini mai, ma non stiamo parlando di attualità, ma sempre di immaginazione, ti immagini mai non vestire la maglia della Roma, cioè il fatto che la tua carriera possa portarti lontano da qui?
Ovviamente adesso che sta finendo questo percorso della primavera un po' te lo immagini, ma è sempre difficilissimo. Non riesco a immaginarlo, diciamo. Ci Il sogno è provo, stare sempre qui. certo. Te lo auguriamo allora. Grazie. In bocca al lupo.